Oggi noi affronteremo la lettura di un testo che è una specie di croce per i traduttori, ma anche per i lettori. È uno di quella decina di testi difficili che si trovano nel Siracide. Non è tutto difficile, ci sono 2 righe che sono al veleno. Lo vedremo dopo. Per cui un po' di tempo lo dedicheremo proprio a problemi tecnici di comprensione e di traduzione del testo. Per il resto, come contenuto, questo brano tocca un tema che, volenti o nolenti, investe tutti quanti. Ci sono infatti dei riti che vengono compiuti dal credente come culto, ma anche il non credente possiede dei riti che nascondono una certa forma di culto verso la natura, verso la propria persona, verso un ideale di umanità, verso un ideale di vita. Il problema del culto non appartiene dunque solo a chi è cristiano o chi è professante una religione rivelata, è una realtà che appartiene a chiunque. Il tema di oggi riguarda il culto e la vita. Nella sensibilità popolare cristiana c'è qualche cosa del genere. Da dove derivi questo qualche cosa è un po' difficile dirlo. Comunque ci sarà un bellissimo accordo fra la sensibilità popolare e quanto afferma il Siracide. Il culto è la vita. Vivere e fare un atto di culto. Allora che differenza passa per i credenti fra vita e domenica? La domenica è il giorno della celebrazione, dell'anamnesi, è un momento superiore all'atto di culto quotidiano, ma il vero atto di culto è ogni giorno. Da dove noi possiamo capire questo dato? Prendete il foglio numero 2 alla linea 59. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, e chi ha occhio clinico qui ha già visto un errore, perché se voi andate alla linea 56, la terzultima parola è oiktirmon, che è un genitivo plurale, quindi non è la misericordia, ma le misericordie, cioè diversi atti di misericordia. Vi esorto dunque, fratelli, per le misericordie di Dio, di offrire i vostri corpi. E anche qui un'altra caduta di stile del traduttore. Alla linea 57 la terza parola cominciando da sinistra è somata. E ovviamente il ragazzino di quarta ginnasio che sta imparando greco va a vedere nel Rocci o nel Gemol o nel Liddell Scott, qualunque vocabolario, soma, primo significato, corpo. Di per sé, però, le cose non sono esattamente così, perché il greco ellenistico fa qualche piccolo scherzo. Quando Gesù prende il pane nell'ultima cena dice «Tuto estin to soma mu», questo è il mio corpo. Certamente Gesù non intendeva dire muscoli, pelle, ossa, nervi, sistema linfatico, sistema sanguigno, intendeva dire tutta la sua persona. Nel Catechismo, infatti, si dice che nell'Eucaristia è presente Gesù in corpo, anima e divinità, corpo, sangue, anima e divinità. E quindi sarebbe stato meglio tradurre ad offrire le vostre persone, come sisian zosan,
E anche qui altro, non problema di traduzione, perché in questa volta la traduzione è perfetta, ma qui problema di comprensione. Perché nessun sacrificio può essere vivente dal momento che la vittima prima bisogna ucciderla e poi si colloca sopra l'altare. Quindi siamo in perfetta contraddizione con tutta la tradizione culturale di qualunque religione. Per quale motivo? Perché il cristiano compie il proprio culto vivendo, e vivendo da risorto. Poiché il cristiano è una cosa sola a causa del battesimo con il Signore Gesù risorto, e per Gesù il vero sacrificio non è stato il Calvario, sia ben chiaro. Il Calvario è stato solo una parte. Il sacrificio di Cristo è stata l'obbedienza di tutta la vita, dall'incarnazione alla risurrezione. Il sacrificio del Calvario è forse la parte più eclatante, quella che noi notiamo in termini più toccanti, ma ricordiamoci che per il mondo biblico il vero sacrificio è l'obbedienza. Questo dato è un dato estremamente importante. Se andate alla linea 18, lì c'è la parolina Saul e manca la citazione, ve la do a memoria. Si tratta del primo libro di Samuele, 1 Sam 15,22, dove Samuele rimprovera Saul di aver fatto quello che voleva invece che obbedire a Dio, e poi tira giù la sparata, dice: ricordati che l'atto di culto di fronte a Dio è l'obbedienza, che vale molto di più di qualunque sacrificio o d'olocausto. Cristo ha obbedito tutta la vita, e il cristiano, sulla sequela di Cristo, poiché è un discepolo di un risorto, offre la propria persona come sacrificio che vive, cioè curando tutta la vita dentro di sé, un sacrificio santo. Santo è colui che è pieno di vita e contagia gli altri di questa vita, e quindi il sacrificio vivente indica questa cura di sé. Il sacrificio santo indica questa cura che ognuno di noi ha nel trasmettere vita agli altri. Questo è gradito a Dio, ed è questo il vostro culto, non spirituale, ma secondo lo spirito, inteso santo. Come notate in 3 righe quanti errori, ma anche quante difficoltà ci sono. Voi dite: quando una traduzione che dica tutto? Risposta: mai. Bisogna leggere il testo in originale, perché l'originale non ha traduzione, per quanto si traduca. Può darsi dunque che questo testo, misconosciuto nelle nostre parrocchie, abbia in passato, per merito di qualche lettore, sacerdote, predicazioni, catechismi, non lo so, abbia influenzato quella mentalità che perdura ancora oggi nella nostra gente e che molto, molto equilibratamente ed evangelicamente dice: il culto a Dio è la vita quotidiana, la famiglia, il lavoro, il divertimento, vivere bene tutto questo e rendere culto a Dio. La domenica invece è celebrazione. Differenza fra culto e celebrazione consiste in questo: il culto è un qualche cosa che noi doniamo a Lui, la celebrazione è qualche cosa che Lui dona a noi. Torniamo adesso alle premesse. Che cos'era il culto in Israele? Ma gli ebrei avevano capito già alle origini, quindi all'epoca già di Abramo, che il culto, più che offrire qualche cosa a Dio, era offrire se stessi a Dio. E Abramo lo capisce sulla propria pelle quando Dio gli chiede di sacrificare Isacco. Lui pensa per davvero
di dover uccidere il figlio, lo porta sul monte Moria, sta per ammazzarlo, Dio dice: ma non hai capito proprio niente, lo blocca, sostituisce il figlio con un caprone e Dio dice: mi basta, perché vedo che tu sai obbedirmi. E quindi il culto cosiddetto cruento dei sacrifici era un cosiddetto culto sostitutivo. Ogni volta che l'ebreo ammazzava la capra, sapeva che quell'offerta rappresentava se stesso, rappresentava la propria obbedienza a Dio, come quel montone rappresentava l'obbedienza di Abramo in sostituzione dell'elemento del sacrificio che era il figlio Isacco. Questo è il primo grande concetto di sacrificio e culto nell'Antico Testamento. Esiste un secondo filone, di cui oggi i preti dovrebbero parlarvi, dato il Vangelo che c'è a messa. E l'altro filone è il filone spirituale. Amos dice che il vero culto è quello di cercare Dio, non è quello di ammazzare capre, o pecore o tori, perché dice molto spesso queste cose accontentano gli uomini, ma Dio non ha bisogno di queste cose, Lui è il creatore dell'universo, figuriamoci se ha fame, viene a dirlo a noi, se le prende le cose, sono sue. E allora Amos ragiona così, dice: nella nostra società ci sono persone che hanno troppi soldi e ci sono persone che hanno troppa povertà. Amos, appunto, dice: qui c'è qualcosa che non funziona. Non sono le leggi che non funzionano, non sono i giudici che non funzionano, a parte il fatto che anche all'epoca di Amos c'era qualche cosa che non andava. Amos dice con chiarezza che ricevevano le bustarelle quella volta. Amos dice: il problema fondamentale è il come una persona vive la propria fede, se la vive da ipocrita o la vive convinto. Perché se la vive convinto, il ricco dovrebbe avere meno soldi e il povero dovrebbe avere qualche quattrino in più, perché lì dove si vive con impegno e serietà la fede c'è più giustizia, c'è più rispetto del vero. Lì invece dove non si vive con impegno la fede, si imbroglia, si mente e, diciamo così, in termini universitari, si frega il debole. E quindi Amos è il primo che dice: attenzione che il culto può imbrogliare. Uno pensa di essere credente perché offre 100 pecore e invece è un miserabile, sia davanti agli uomini sia davanti a Dio, il che è peggio. La miglior cosa è cercare Dio. Una persona che cerca Dio può fare gli atti di culto che crede, perché il suo atto di culto non è l'elemento principale. L'elemento principale è questa ricerca che lui fa quotidianamente della volontà di Dio. Più tardi Geremia dirà più o meno la stessa cosa, un secolo e mezzo dopo Amos, prima dell'esilio. Geremia al capitolo 7 dirà che il vero culto è l'impegno morale, e se uno proprio vuol saperla tutta, il vero culto è l'ascolto della parola di Dio. E infatti lui riporta con cattiveria, se vogliamo dire, la frase che Dio dice al Sinai. Dice: guardate che Dio al Sinai non vi ha chiesto niente, né capre, né pecore, né tori, ma ha detto: se ascoltate la mia voce, voi sarete per me un popolo di sacerdoti. E dunque l'ascolto diventa vero culto. Cercare Dio è l'ascolto, e su questa linea sono quasi tutti i profeti che si sono occupati del culto. In che situazione storica si trovava il Siracide? Beh, in una situazione stranamente vicinissima alla nostra. Nel secondo secolo
i Seleucidi avevano rubato con una battaglia sanguinosissima a Panion il territorio della Palestina agli egiziani, ai Lagidi o Tolomei. E siccome i Seleucidi dovevano pagare il tributo a Roma per aver ospitato Annibale e non averlo consegnato dopo le guerre puniche, avevano bisogno di una montagna di soldi. Come si fa a spillare soldi a una popolazione? È molto facile. Ti fai alleato qualcuno di quella popolazione, lo paghi abbondantemente, però chiedi a quello che riscuota le tasse. E allora abbiamo l'angheria di chi conosce la gente perché è del suo popolo, e quindi voi avete in Palestina una situazione in cui veramente i ricchi sono di una ricchezza veramente esorbitante. Voi pensate che dagli scavi archeologici sono state trovate delle cose formidabili. Il vino veniva settimanalmente dalla Grecia. È stato trovato questi recipienti, queste anfore di vino greco. Ed è stata trovata la serie, per cui si è visto, non so con che tipo di esame, perché ovviamente lì occorre la polizia scientifica, hanno scoperto, secondo questi scienziati, che settimanalmente arrivava questa provvigione. I piatti venivano direttamente da Creta, un po' l'ironia della parola. I cavalli erano turchi, non erano locali. Quindi una possibilità economica senza limiti, da parte di poche persone. Molto poche. Le quali ovviamente angariavano la gente. E la cosa più brutta è che queste persone erano iscritte all'Azione Cattolica di allora. Erano i collaboratori diretti dei sacerdoti, erano le persone più onorate dai nobili, probabilmente perché intercorreva tra di loro qualche elemento di corruzione. Io ti onoro, ma tu mi chiedi meno tasse del previsto. Conclusione. Il Siracide è furente e voi lo sentite già dalle sue prime parole. Andate alla linea 90. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia. Io ho preso la traduzione ufficiale della CEI, poi vediamo gli errori, per il momento la prendiamo così com'è. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla. I doni dei malvagi non sono graditi, adesso riusciamo a capire il perché. Conoscendo la situazione storica, sappiamo da dove vengono fuori queste offerte che i malvagi e chi siano questi malvagi. I malvagi sono i ricchi che devono tirar su le tasse per i Seleucidi. Angariano il popolo, commettono delle ingiustizie e si fanno collaboratori del Tempio. Grandi offerte perché sono ricchi, però queste offerte, dice il Siracide, sono frutti delle ingiustizie. E poi arriva la tonata formidabile alla linea 94. Sacrifica un figlio davanti al proprio padre chi offre un sacrificio con i beni dei poveri. Vi è chiaro? Quindi questo è ciò che noi chiameremo lo Sitzenleben storico, la situazione vitale, la posizione nella vita in cui va collocato questo testo per capirlo e rendersi conto di ciò che il Siracide sta dicendo. Bene.
Questo testo, vi dicevo all'inizio della nostra conversazione, è un testo che ha in sé uno dei 10 veleni, dico 10 per dire un numero tondo, dei 10 veleni presenti nel libro del Siracide. E adesso noi sveleniamo questo testo. Fate una piccola fatica e cominciamo a capire perché questo testo inizia alla linea 90 e finisce alla linea 143. Perché lì, non di più, non di meno? Se andate alla linea 24, 25 e 26 capirete il perché. Non preoccupatevi, tutti siamo dei grecisti, tutti. Anche chi non conosce l'alfabeto greco è un grecista lo stesso, perché per quello che noi dobbiamo fare ci interessa solo la sillabazione delle parole. C'è una parola nel libro del Siracide che compare solo 3 volte in questo brano e compare proprio al versetto 18 del capitolo 34, al versetto 16 del capitolo 35 e al versetto 3 del capitolo 35 della parola eudochia, che sarebbe il gradimento, la compiacenza, e compare strategicamente. Questo segna l'inizio, il punto medio e la fine del testo. Tradotto ovviamente alla linea 27, sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla, i doni dei malvagi non sono graditi. Capite che la traduzione è già un po' allegrotta. Perché? Chi conosce un pizzichino di analisi logica sa che physiazon della linea 24 è un participio presente, non è un infinito. È colui che sacrifica, il sacrificante, ex adicu dall'ingiustizia, prosfora memo memene, offerta che irride qualcuno, che prende in giro qualcuno. Colui che sacrifica dall'ingiustizia, offerta che irride. Ci siamo? Vi rendete conto che quando io traduco sacrificare, io non rispetto più il testo originale. Me la cavo perché in italiano suona bene. Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla, corre molto bene, ma di fatto questa traduzione mi sta facendo un trucco sporco. Non affronta il problema di quel maledetto participio presente. Sacrificante dall'ingiustizia, offerta che prende in giro. Che accidenti può significare? Per onestà, io dovrei dire, siccome nel mondo semitico il verbo essere è sempre sottinteso, dovrei dire che il sacrificante, cioè colui che sacrifica, lui è un'offerta che prende in giro Dio. Lui stesso è un'offerta. E a noi questa affermazione non suona bene. Di fatto, invece, suona bene. E adesso cerchiamo di spiegare il perché.